Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi prepariamo i pomodori verdi sott'olio. Se qualcuno si sta chiedendo per quale motivo ho aspettato novembre per postare questa ricetta, la risposta è molto semplice. Perché non si usano dei pomodori raccolti nottetempo prima che maturino, bensì si usano per questa ricetta gli ultimi pomodori rimasti nella pianta che ormai non sarebbero più maturati perché il tempo è freddo. Quindi il tempo esatto o il periodo esatto per fare questa ricetta è proprio questo, quando si tolgono gli ultimi pomodori. Io infatti li ho tolti dalle mie 4 piante che tengo nel giardino e ne sono venuti circa un chiletto. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, abbiamo il nostro chilo di pomodori verdi. Come vedete qua ce n'è anche uno rosso. Tra l'altro io ho l'osco con la pasta verde che si mimetizza. Infatti poi per le nostre lavorazioni utilizzerò questo rosso, così almeno si vede qualcosa. Comunque adesso cosa andiamo a fare? Prendiamo il nostro chilo di pomodori verdi e andiamo a tagliarlo in 4 parti. Quando abbiamo finito di tagliarlo in 4 parti ci mettiamo sopra del sale a strati. Comunque vi mostro tutto. Adesso tagliamo i nostri pomodori. Una volta che ne abbiamo creato uno strato, andiamo a spolverizzare di sale. Non vi preoccupate se abbondate un po' di sale, perché tanto poi successivamente andremo a sciacquarlo via. Quindi io, visto che voglio che ci sia una buona conservazione, chi mi segue da un po' di tempo lo sa, io piuttosto che andare incontro a problemi di conservazione abbondo con il sale. Quindi facciamo una spolverata di sale, continuiamo a tagliare. Quando abbiamo fatto un altro strato rispolverizziamo di sale. Comunque adesso vi mostro anche questo. Dopo 24 ore li togliamo dallo scolapasta, li mettiamo dentro un contenitore e li copriamo totalmente di aceto. Ora ci rivediamo tra 24 ore. Dopo averli scolati, li mettiamo in una leccarda pulita, li stendiamo per bene perché dobbiamo farli asciugare. Se vivete in un posto dove il sole è bello caldo o le fate in estate, potete metterli anche ad asciugare al sole. Se invece non avete questa possibilità, come me, che come vi ho detto nell'anteprima li sto facendo a fine stagione, andremo a utilizzare il forno. Per favorire l'asciugatura mettiamo un coltello nell'apertura del forno. In questa maniera, sia che il forno sia ventilato o meno, i vapori usciranno all'esterno e i nostri pomodorini si asciugheranno prima. Ora aspettiamo 30 minuti più o meno
che siano ben asciutti, dopodiché andiamo a metterli nei vasetti. Dopo 20 minuti a 100 gradi i nostri pomodori sono abbastanza secchi, quindi si sono asciugati dall'aceto. Ora possiamo andare a metterli nei vasetti. Mi raccomando, i vasetti prima sterilizzateli. Se non sapete come si fa, andate a guardare il mio video su come sterilizzare i vasetti, che ve lo lascio sia in descrizione che qui adesso comparirà in alto. Che altri ingredienti ci serviranno come condimento? Allora, ingredienti base: aglio e origano. Io utilizzerò entrambi gli ingredienti disidratati, perché così sono sicuro che non mi vanno a far fermentare tutti i vasetti, perché sennò avremmo dovuto trattare l'aglio e anche l'origano in maniera diversa per metterli insieme ai nostri pomodori. Quelli disidratati vanno benissimo. In più io ci aggiungerò anche un po' dei miei peperoncini sott'olio. Bene signori, io mi sono dimenticato di aggiungere i miei peperoncini sott'olio, comunque voi potete farlo, e se non sapete come fare i peperoncini guardatevi pure il video che vi lascio qui sopra, lo potete vedere, oppure nel link in descrizione, oppure per chi mi segue da un po' l'ha già sicuramente visto. Sono venuti veramente uno spettacolo, anche solo da vedere, saranno buonissimi, consumateli dopo almeno 2-3 settimane, vedete se riuscite a resistere. Un paio di raccomandazioni che vi devo fare: mi raccomando, sterilizzate bene i vasetti. Seconda cosa, fate attenzione che non rimangano bolle d'aria all'interno dei vasetti, quindi non riempiteli troppo, perché sennò poi diventa un problema riuscire a coprirli totalmente di olio. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.